Dopo la recente cattura di Messina Denaro, è balzata agli onori della cronaca un'intervista di Salvatore Baiardo a Massimo Giletti del novembre precedente, in cui Baiardo sosteneva la possibilità di un imminente scambio fra il molto malato Messina Denaro e l'annullamento del carcere ostativo per Giuseppe Graviano. E magari chi lo sa che arriva un regalino, che magari presumiamo che un Matteo Messina Denaro sia molto malato, che faccia una trattativa lui stesso di consegnarsi e fare un arresto clamoroso. Uno scambio che sarebbe la continuazione di quell'ipotizzata trattativa Stato-mafia che avrebbe coinvolto Cosa Nostra, pezzi dello Stato e politica. Baiardo sa veramente qualcosa o è un millantatore? È attendibile? E perché è andato in televisione ad anticipare una trattativa che, se fosse vera, lui stesso rischia di far saltare con quelle parole? Cerchiamo di capirne qualcosa in più, partendo da una considerazione che chiunque dà per certa. Messina Denaro e Giuseppe Graviano sono da sempre ritenuti fratelli gemelli. La vicinanza d'età, di interessi e l'attività criminale, sanguinosa e delicata, svolta insieme per i corleonesi di Riina, ne hanno cementato il legame. 28 gennaio 1994. A Milano, in via Procaccini, al ristorante Gigi il Cacciatore, Giuseppe Graviano, all'ora di 31 anni, sta consumando un pasto insieme al fratello Filippo e alle rispettive compagne, quando, al momento dell'antipasto, vengono arrestati insieme a un incensurato, Giuseppe D'Agostino, padre di quello che diventerà un calciatore della nazionale, Gaetano D'Agostino. Giuseppe Graviano, in quel momento, è latitante, perché è accusato di essere l'assassino di Don Puglisi e di Salvo Lima. 1995. Baiardo viene arrestato insieme ad altri per aver favorito la latitanza dei fratelli Graviano. Baiardo è un gelataio piemontese di origini siciliane, ex consigliere comunale di Omegna, amico dei Graviano, loro favoreggiatore durante la latitanza, per diverso tempo, dal 92 al 94. Baiardo propone una collaborazione in cambio di soldi, accenna ai rapporti economici Berlusconi-Graviano, ma viene ritenuto inattendibile e la richiesta viene scartata da Caselli. 1996. Salvatore Baiardo viene sentito dalla DIA di Milano tramite il dottor Francesco Messina. Afferma di aver assistito nella propria abitazione a 2 telefonate tra Filippo Graviano, mente finanziaria della famiglia, e Marcello Dell'Utri, avvenute tra il 91 e il 92. Si sarebbe parlato di investimenti, liquidi che Graviano avrebbero inviato a Dell'Utri tramite un commercialista, Fulvio Lima, nipote di Salvo Lima. 1997. In una successiva informativa, Baiardo sostiene che i Graviano avrebbero soggiornato in Sardegna, a Punta Volpe, nell'agosto del 1993, a poche centinaia di metri dalla villa di Berlusconi. Ma le sue dichiarazioni non finiscono in nessuna inchiesta, perché alla fine Baiardo si tira indietro, a suo dire, per paura. Il funzionario della DIA ha l'impressione che l'atteggiamento ondivago di Baiardo possa essere eterodiretto. Tra il 2016 e il 2017, Giuseppe Graviano, sepolto al 41 bis da molteplici ergastoli, viene intercettato più volte dal centro operativo DIA di Palermo, nell'ora d'aria, mentre conversa con altri detenuti. Ne escono più di 5.000 pagine di intercettazioni, in cui Graviano adombra le responsabilità di Berlusconi e Dell'Utri quali mandanti delle stragi di Firenze, Roma e Milano. Negli anni precedenti, indagini sui cosiddetti mandanti occulti hanno visto come indagati proprio Berlusconi e Dell'Utri, a Caltanissetta e a Firenze, ma le accuse sono state archiviate per ben 2 volte. Certo, Fenice.
contatto per colpo, ognuno è suo, si ha salvato. Adesso passiamo alla cosa. Lui voleva già, no, voleva scendere, 98 già voleva scendere. Aveva partecipato. E voleva vedere la riservata la macchina. No. Ah, sì. No, come voleva lei indagare. Mi sembra. Bene. Che succede? Che cosa esiste? Sai che io lo vorrei facilmente. I vecchi. Ah, sì. Però calcio. No, calcio. La cortesia richiesta da Berlusconi, di cui parla Graviano, sarebbe da intendersi per i PM del processo trattativa Stato-mafia come legata alla morte di Paolo Borsellino, seguendo quanto detto nel 97 dal pentito Tullio Cannella, secondo il quale la morte di Borsellino era legata ad incontri avvenuti a Milano fra i Graviano e personaggi di alto livello. Vi sono poi le dichiarazioni del pentito Gaspare Spatuzza, secondo il quale in un incontro al Bar Doney di Roma nel 94, Graviano gli avrebbe fatto i nomi di Berlusconi e Dell'Utri come quelle persone serie che ci hanno messo il paese fra le mani. L'incontro sarebbe avvenuto il 19 gennaio, una settimana prima dell'arresto dei Graviano a Milano. L'avvocato Ghedini, difensore di Silvio Berlusconi, smentisce categoricamente che Berlusconi abbia mai incontrato Graviano. 28 marzo 2017. I PM di Palermo, guidati da Nino Di Matteo, vanno in carcere per interrogare Graviano sulle intercettazioni, il quale risponde: sono distrutto psicologicamente e fisicamente, con tutte le malattie che ho. Non sono in grado di affrontare un interrogatorio. Ma lancia un messaggio: quando sarò in condizione, sarò io stesso a cercarvi per chiarire alcune cose che mi avete detto.